questo gesto, il gesto che Fontana compie sulla tela, non è più il gesto né dello scultore né del pittore, ma è un gesto veramente demiurgico. Fontana stesso sostiene che con questo buco sulla tela egli ha creato una dimensione infinita. È un gesto importantissimo dell'arte contemporanea, per chi lo vuol capire. Molti però si chiederanno, ma che cosa rappresenta? Facile, avrei potuto farlo anch'io, e lo vendono a milioni di euro? Noi, in questa puntata, cercheremo di spiegarne tutti i significati. Concetto spaziale attese sono 5 tagli su una tela dipinta di bianco, dal valore di almeno 9 milioni di euro. Ha ricevuto questo dipinto il disprezzo più estremo, lo sputo di un visitatore alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma. Si era visto di tutto, le martellate per la Pietà di Michelangelo e per il Nettuno in Piazza della Signoria e segni di pennarello sulle opere di Pollock, ma nessuno era mai arrivato a tanto. Lucio Fontana è un artista enigmatico, ha parlato pochissimo e prodotto moltissimo nella sua vita. Da scultore di lapidi in Argentina a scultore simbolista in Italia a pittore. Le sue opere generano spesso perplessità, poiché non si hanno gli strumenti critici per comprenderle, soprattutto i suoi tagli, con i quali lui parla del superamento, del passaggio dalla superficie alla rottura della superficie. Fontana, come artista, ha 2 componenti, la prima barocca decorativa, tendente alla spettacolarizzazione, la seconda invece essenziale, protesa verso la purezza e la semplificazione. I barocchi sono ad esempio una serie di opere in cui è visibile la prima delle 2 tendenze stilistiche, la seconda è prevalente nei tagli. L'inflessione barocca si concretizza particolarmente tra il 1952 e il 1957, in un ciclo dove sulla tela si condensano materiche forme barocche. E come per bilanciare questa giocosità appariranno i gessi con toni cupi e drammatici, dovuti all'uso informale di pastelli e del colore scuro. La sua ricerca spaziale era iniziata avviando nel 1949 il ciclo dei buchi. Dal 1958 invece è l'avvio del più famoso ciclo dei tagli, dove il Fontana, amante dell'ordine e della pulizia, prevale. Essi sono anticipati da esperienze su carta industriale, dipinta e tagliata. In Fontana si ha questa tensione tra spettacolarizzazione e purezza, unita al richiamo al primitivo, ed è anch'essa una necessità di sintesi ed essenzialità. Ma cosa rappresentano questi tagli? Essi sono in primo luogo una ricerca delle potenzialità spaziali inesplorate del retro della tela, sulla quale invece per secoli di storia dell'arte si era già espresso di tutto, da Caravaggio a Pollock. L'arte con Fontana diventa tridimensionale. Quel buco apre il retro della tela, l'oltre, il di qua e il di là, che si integra in uno spazio unico. Egli, con un gesto fisico di chirurgica precisione, opera, e il suo è un gesto di ribellione iconoclastica, di rottura della sacralità dell'immagine e della tela, di passaggio dalla complessità alla semplicità. Egli apre la luce al buio e il buio alla luce. C'è chi ha parlato dei tagli come di una metafora visuale dell'inconscio, di quel luogo crepuscolare dove alloggiano le immagini e le emozioni della nostra vita. Il taglio di Fontana è anche una ferita, uno squarcio appunto nella tela. Dai suoi tagli pervade un buio luminoso che invade l'atmosfera, come aveva fatto anche in struttura al neon per la Triennale di Milano. Fontana apre al nuovo, al diverso, all'opposto, apre il colore all'oscurità, apre la tela a ciò che ha sempre rifuggito, al suo terrore, il buio. Vi aspetto alla prossima puntata.